Ciao a tutti e bentrovati. Non so se qualcuno di voi ha visto qualcuno dei miei video più vecchi nel quale io ho realizzato qualche cassa per spedizioni. In realtà questo è uno dei lavori che impegna maggiormente il tempo extra lavorativo. Recentemente mi è stata commissionata una cassa che per le dimensioni ed il materiale a mia disposizione era particolarmente sfidante. Per questioni economiche e anche pratiche, di norma io utilizzo un materiale che si chiama OSB. È questo qua. È un materiale povero, piuttosto economico. Di norma utilizzo uno spessore di 9 mm. La sfida consisteva nel realizzare due pannelli di 210 cm x 205 cm, mentre in commercio trovo fogli di OSB da 125 cm x 225. È stato necessario quindi giuntarne il lato più corto per ottenere un pannello della larghezza adatta. Si è posta quindi subito la problematica di giuntare due pannelli mantenendo una rigidità strutturale sufficiente. Di norma per le giunzioni di costa si utilizzano 2 o 3 metodi standard, un paio sui generis e poi quello che utilizzo io che è di derivazione nautica. Possiamo fare una giunzione con tenone, una con scassa e tenone riportato, un mezzo giunto. Possiamo utilizzare i biscotti, non quelli che si inzuppano nel latte. Tra i due che mi sono stati suggeriti c'è questo a losanghe e questo di qua con un motivo a tessera di puzzle. Un altro metodo un po' più rozzo è quello di accostare i due pannelli e sovrapporre una fascia di materiale simile o comunque di spessore sufficiente a tenere il giunto. È un metodo più semplice, però nel campo delle spedizioni, perché le mie casse vanno utilizzate nel settore delle spedizioni nazionali ed internazionali, anche un centimetro in più nelle dimensioni finali del prodotto si ripercuotono a volte violentemente sul costo finale della spedizione. Per la natura del materiale che utilizzo per le costruzioni, tutte queste tipologie di giunzione hanno il difetto di essere o poco praticabili, molto macchinose nella realizzazione, oppure molto deboli perché la superficie incollata è sempre molto piccola. Recentemente ho visto un video su YouTube di un costruttore di barche che utilizzava una tecnica che io ricordo di aver visto utilizzare anche nei cantieri nautici dove si realizzavano barche in legno. Ed ho quindi scelto questo per fare la mia giunzione, particolarmente perché è semplice da realizzare con gli attrezzi a mia disposizione, servirà soltanto un pialletto elettrico, e perché è veloce da realizzare, quindi non occorre fare particolari settaggi, basta tracciare un paio di linee e piallare. Il giunto del quale vi sto parlando è questo qua. Realizzerò sulle coste dei pannelli due tagli inclinati che poi unirò con colla poliuretanica in questo caso, perché è quella che più si adatta al materiale che utilizzo. Andiamo a vedere quindi come si realizza nello specifico questo tipo di giunto. Cominciamo col tracciare una linea a 5 cm dal bordo di ciascun pannello. Se volete rispettare l'estetica, capovolgete uno dei due pannelli. Allineo il pannello superiore a quello inferiore utilizzando come riferimento la linea tracciata in precedenza. Con un po' di nastro carta seguo la linea tracciata sul pannello superiore. Con della vernice spray evidenzio la parte dei pannelli che deve essere piallata. Utilizzo il pialletto
per asportare la parte di pannello verniciata. Quando il colore sparirà avremo un'unica superficie inclinata in entrambi i pannelli. Come potete vedere, accostando i due pannelli, la giuntura sarà pressoché perfetta, con il vantaggio di avere una grande superficie di incollaggio. Per giuntare le due parti utilizzerò alcune assi di legno sulle quali ho già messo del nastro da pacchi che mi servirà a non farle incollare al giunto. Utilizzo una colla poliuretanica della Eurostick . Metto in pressione i pezzi utilizzando degli scarti di fenolico da 15 mm e qualche vite. Con l'ausilio di un flessometro verifico il parallelismo tra i due pannelli. Nell'esempio che vi ho fatto vedere sono stati giuntati due pannelli da 1 m x 45 cm, ma è solo un esempio. Voi potete fare con questo sistema giunzioni molto più lunghe. Infatti la giunzione che ho fatto io era di 2,10 m se non ricordo male. Un'ultima raccomandazione: per poi ottenere un prodotto finito in squadra e perfettamente a misura, lasciate sempre un paio di centimetri per ogni lato e poi rifilate a fine incollaggio. Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un like qua sotto. A me non resta che salutarvi. Alla prossima, ciao!